Napoli-Inter 1-1, consueto appuntamento nel giorno dopo la partita per fare le nostre valutazioni, le nostre pagelle, dare un'analisi a mente fredda dopo quella a caldo che abbiamo dato nei minuti immediati dopo il fischio finale e fare un bilancio poi di questa prima parte del 2022 dell'Inter, perché a mio giudizio dopo questo Napoli-Inter si chiude una piccola parentesi fatta da questo tour de force clamoroso che l'Inter ha dovuto affrontare in maniera anche abbastanza insolita da inizio gennaio fino a metà febbraio. C'è ancora la gara con il Liverpool, che però è di un'altra competizione ed è obiettivamente una gara un po' particolare, un po' che fa storia a sé. Secondo me con Napoli-Inter si chiude questo capitolo e possiamo fare dei bilanci rispetto a quello che è successo da quel lontano Lazio-Inter, anzi Inter-Lazio del 9 di gennaio fino appunto a ieri sera. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, cominciamo subito con questo episodio. Prima vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così non vi perdete tutti i nostri contenuti. Ringrazio anche tutti i nuovi iscritti arrivati ieri durante Napoli-Inter e tutti quelli che ci hanno sostenuto con gli abbonamenti, con la super chat e con tutto quanto. Per quanto riguarda, dicevo, l'analisi più generale sulla partita, vi rimando all'episodio uscito ieri sui nostri canali, lo trovate ovunque, è l'ultimo appunto pubblicato prima di questo. Oggi voglio soffermarmi sui singoli, con le nostre pagelle come sempre, e su un unico discorso che voglio iniziare subito, ed è, secondo me, riassumibile in una singola frase. Le partite si giocano in due. Perché dico questo? Perché anche ieri, e questo non posso dire sia una novità, me l'aspettavo, se l'aspettava Lorenzo, ce l'aspettavamo un po' tutti, anche ieri dopo l'1-1 in casa del Napoli e anche dopo l'1-0 di fine primo tempo, un sacco di tifosi si sono scatenati, facciamo schifo, scudetto compromesso, questo fa schifo, quello va venduto, quello non va bene, delirio generale di stampo nerazzurro. Le partite, ragazzi, si giocano in due. Io ho capito che l'Inter è forte e quindi ci aspettiamo che possa imporre il suo gioco ogni domenica e che possa magari anche vincere ogni domenica. Ma nel calcio non basta la prestazione di una sola squadra per vincere. Chiaro è che se una squadra è forte e gioca bene, aumenta le sue probabilità. Ma nel momento in cui ti trovi davanti un'altra squadra, soprattutto quando quest'altra squadra è forte, forse quanto te o poco meno, come il Napoli, non è sufficiente secondo me dire bisognava fare di più così e cosà per vincere la partita. Bisogna anche rendersi conto che davanti c'è un'altra squadra altrettanto forte che ha la tua stessa finalità, ovvero vincere. Quindi siamo d'accordo che il primo tempo di ieri è stato molto più positivo per il Napoli che non per l'Inter e che quindi si poteva fare di più. Però vanno considerate tantissime variabili. Perché io noto che quando l'Inter gioca male e vince, magari per un colpo di fortuna, magari addirittura per una decisione arbitrale a nostro favore, fa tutto schifo e non va bene che si sia giocato male e quindi bisogna svegliarsi perché se giochiamo sempre così non vinceremo a lungo. Quando invece l'Inter gioca bene, magari è l'avversario a giocare male e l'avversario ti batte, allora non va bene che hai giocato bene perché bisogna comunque vincere. Allora, troviamo un equilibrio. Questo per dire che quindi il pareggio di ieri secondo me è un ottimo punto, lo hanno detto anche Farris nel dopo partita, lo hanno detto tanti calciatori, era una partita dove perdere sarebbe stato pesante non tanto per la classifica quanto per la mente, visto che avresti bissato un'altra sconfitta molto pesante come quella del derby, l'importante era mantenere le distanze con il Napoli. Se oggi il Milan vince, io questo episodio lo sto registrando prima di Milan-Samp, ci sorpassa con una partita in più e di un solo punto, quindi anche qui drammi non ne farei, siamo a inizio febbraio, guardiamo avanti perché adesso abbiamo visto un primo mese di 2022 dove l'Inter di fatto si è giocata quasi tutti i big match, ad eccezione della gara contro la Juventus, unico caso in Serie A di squadra che ha già affrontato Napoli, Milan, Atalanta e Lazio, e quindi guardiamo avanti con fiducia, questa è la mia visione. Ultima cosa che voglio dire, poi andiamo sulle pagelle, calma con gli isterismi e calma con le critiche, perché anche ieri sera c'è stata una dimostrazione molto importante del valore di due giocatori in particolare. Uno è forse quello che entra meglio nel discorso che voglio fare, ed è Di Marco, ma anche Dumfries ieri sera, altre due grandi partite. Non vorrei farvi scordare che Dumfries fino a qualche mese fa era bersagliato dall'80% dei tifosi che secondo i quali non poteva nemmeno scendere in campo. Di Marco adesso è un mese che viene martellato da tutti, ancora non ho capito perché, e quindi ecco, calma, perché poi i discorsi che si fanno prima molto spesso dopo cambiano completamente perché il campo dimostra tutt'altro.
Detto questo, quindi ripeto, buon punto, io esco molto soddisfatto perché comunque la partita era cominciata in un modo molto difficile, con uno svantaggio immediato, a causa del rigore realizzato da Insigne, rischiava questo episodio di compromettere mentalmente tutta la gara, perché di fatto stava nascendo Napoli-Inter sull'onda lunga di come era finito Inter-Milan, ed era finita in una maniera molto pesante, con una sconfitta immeritata. Invece i ragazzi hanno fatto un primo tempo non molto positivo. Nella ripresa hanno reagito, hanno pareggiato subito con un bel gol di Dzeko, poi ci abbiamo provato, un po' ci han provato anche loro. Nel finale, secondo me, sarei molto più arrabbiato se fossi un tifoso del Napoli che non un tifoso dell'Inter, e poi finisce 1-1. Dal mio punto di vista va benissimo così. Ricordo anche che se pretendiamo dalla nostra Inter una mentalità ferrea, costante, che non si faccia, diciamo, non perda di vista l'obiettivo nonostante quello che accade sul campo, dobbiamo essere in primis anche noi tifosi ad essere un po' più lineari e non al primo 1-0 dopo 5 minuti impazzire e mettere in crisi tutto, perché altrimenti saremmo anche un po' incoerenti. Detto questo, spostiamoci sulle pagelle che, come al solito, vediamo con il nostro tier maker e con le nostre 5 fasce: MVP, top, rimandato e flop. Cominciamo da Samir Handanovic. Samir Handanovic, non ho dubbi, ieri va nei top, indiscutibile. Io non riesco a leggere, ragazzi, le prestazioni di Handanovic. Cioè, ci sono partite, vedi quella di ieri, in cui non sbaglia praticamente nulla, ti salva anche il risultato in un paio di situazioni, e poi ci sono altre partite dove sembra che scenda in campo lasciando il cervello nello spogliatoio e la concentrazione. Comunque, ieri non gli si può dire nulla, grande partita di Samir. Skriniar lo metto in ok, nulla di particolare da parte di Milan, è forse il difensore che ha avuto, diciamo, il rendimento più normale, tra virgolette, perché poi sugli altri due voglio fare dei discorsi. Mi soffermo inevitabilmente su Stefan De Vrij e lo metto nei flop. Purtroppo, ragazzi, De Vrij, l'abbiamo capito, sta vivendo un periodo difficile. Io non so se il problema sia fisico, se il problema sia mentale, se ci sia, come dicono in tanti, queste voci di mercato che parlano di Bremer all'Inter che lo stanno distraendo. Non mi sembra esattamente il tipo di giocatore che si faccia influenzare da questo, però buttiamo tutto nel calderone perché ci può stare. Sicuramente in difficoltà, sicuramente, stesso discorso che facevo prima per Dumfries, bersagliarlo dimenticandosi cosa è stato De Vrij negli scorsi 3 anni e volerlo già buttare nel bidone dell'umido perché sta facendo fatica, mi sembra un po' esagerato. Analizzando la prestazione di ieri, sicuramente è stato il peggiore in campo. Io non sono d'accordo con alcune valutazioni molto pesanti nei suoi confronti. Il 5 pieno glielo do, perché comunque il rigore è un errore non da De Vrij. Speriamo che si possa riprendere, consapevoli però di due cose, ragazzi. La prima è che abbiamo un Ranocchia in panchina che, dati alla mano, quando viene chiamato in causa fa sempre bene. La seconda è che abbiamo già testato più di una volta Skriniar centrale e anche lì ha fatto molto bene. Quindi, dovesse aver bisogno di un attimo di riposo De Vrij, secondo me le alternative per campare, tra virgolette, le abbiamo senza problemi. Federico Di Marco top. Sono stato molto tentato da metterlo fra gli MVP, ma voglio metterlo nei top. Ripeto, nell'ultimo mese, non so per quale ragione, è stato criticato in una maniera devastante. Cioè, io vedevo sui social gente che no, ma questo qui non può circolare, vendiamolo, ma come si fa? È solo interista, non può giocare nell'Inter solo perché è interista. Vabbè, a me Di Marco è sempre piaciuto, ha fatto sicuramente fatica nelle ultime partite, contro il Milan in particolare è entrato molto male. È proprio sempre il tono e l'ampiezza della critica che io discuto. Sicuramente è stata una scelta coraggiosa quella del mister di metterlo ieri in campo. È stato, penso, anche un po' aiutato dal fatto che Politano sia uscito dopo una ventina di minuti, perché Politano sarebbe stato un cliente molto difficile per tutti i 90, e il Mas invece ha fatto un po' di fatica. In ogni caso, il migliore dei difensori, secondo il mio punto di vista. Così come il migliore, ancora una volta, anche questa volta dopo il derby, è stato Denzel Dumfries, che io metto negli MVP. Secondo me è il migliore in campo di ieri sera. E anche Dumfries è stato un giocatore che a lungo è stato definito un pippone, uno che non sa stoppare il pallone, uno che non può giocare a calcio. L'ha detto anche Farris ieri nel post partita, non ricordo se a DAZN o a Inter TV, forse a DAZN. Diceva, è un ragazzo che è arrivato da un altro campionato, non conosceva la lingua, doveva ambientarsi e tutto quanto, è normale avere delle difficoltà. Lui poi ha questa grande mentalità, e questo ve l'abbiamo detto tante volte anche su Passione Inter, ha questa grande mentalità che lo porta ad essere sempre concentrato e ad impegnarsi sempre, e il derby è la dimostrazione.
Dumfries è stato l'unico che fino al 90° è rimasto con la testa bella concentrata nella partita, abbinata ad una grande forza fisica e ad una tecnica individuale che non è sul livello di Hakimi, per fare il solito paragone, lo portano comunque secondo me ad essere un ottimo giocatore e io lo voglio premiare ancora una volta. Il centrocampo, allora io il centrocampo lo metterei in blocco nella zona degli ok, però visto che non voglio essere così diciamo estremamente banale, io metto, visto che è stata una partita positiva, però secondo me un rimandato ci può essere e io ci metto Barella. Anche qui siamo molto vicini a livello di prestazione. Io dicevo li metterei tutti su ok per il semplice fatto che secondo me Barella, Brozovic e Çalhanoğlu, esattamente come Lobotka, Fabian Ruiz e Zielinski, ieri si sono un po' annullati a vicenda. Se ci fate caso, nessuno di questi 6 centrocampisti ha fatto una prestazione che ci è rimasta in mente. Sì, Zielinski ha preso il palo, è stato molto pericoloso, però io mi ricordo uno Zielinski molto più spina nel fianco nelle scorse partite contro il Napoli, lo stesso dicasi per Fabian Ruiz. Quindi evidentemente è stata una partita che si è giocata molto di più su altre zone del campo e quindi secondo me si sono un po' annullati tutti e tre, quindi l'eventuale prestazione un pochino sotto il 6 non la voglio imputare al singolo, ma al modo con cui si è sviluppata la partita. Ho messo rimandato Barella perché mi sono guardato i dati poco prima di registrare questo episodio. Rispetto a Brozovic e Çalhanoğlu, Barella è il giocatore che ha giocato meno palloni, che ha giocato meno palloni in avanti, che ha la percentuale di passaggi più bassa e che ha recuperato meno palloni. Quindi è solo per una questione numerica, però secondo me si potrebbe dare un 6 tranquillamente a tutti e tre. Questa è la mia visione. Perisic lo metto fra i top. Perisic ormai è una conferma, inutile starci a perdere tempo. Ieri nel pre-partita dicevamo tutti guardiamo la fascia sinistra dell'Inter dove ci sarà Di Marco contro Politano e Di Lorenzo. Io ho detto occhio perché secondo me tutto si svilupperà a destra. La zona cruciale sarà lì dove Dumfries avrà da affrontare Mario Rui che fisicamente è molto più in difficoltà. Non a caso Dumfries è stato uno dei migliori in campo. Perisic invece, soprattutto nella prima metà del primo tempo, ha dovuto stare un po' più bloccato dietro per aiutare Di Marco, che aveva bisogno del raddoppio e secondo me ha fatto un buon lavoro. Meno presente in fase offensiva, anche se un paio di cross pericolosi li ha fatti, dove abbiamo sfiorato il gol 2 volte, una con Dzeko e una con Dumfries. 6,5-7 pienissimo per Ivan. Veniamo all'attacco e qui si apre un mega capitolo. Allora, Dzeko Lautaro. Io Dzeko lo metto fra i top perché non ha fatto una prestazione clamorosa, però ha fatto bene e in più ha fatto gol, quindi un plus glielo voglio dare. Lautaro Martinez, io sono molto indeciso ragazzi, perché sicuramente non ha giocato da top, non ha giocato nemmeno da flop, come ho visto dire a tanti, e secondo me su Lautaro c'è un grosso equivoco. L'ho già detto a lungo, ne ho già parlato a lungo dopo Inter-Milan, quindi vi rimando eventualmente all'episodio post Inter-Milan per la mia valutazione personale, che può essere tranquillamente non condivisa sull'attacco dell'Inter. Voglio aggiungere una sola cosa. Il fatto che Lautaro Martinez in questa fase stia segnando così poco può essere in parte colpa sua, ovviamente, perché poi non è che non abbia mai avuto occasioni. Però io vi invito, guardiamo un attimo dove gioca Lautaro, le posizioni medie, dove riceve la palla, dove viene a dare una mano alla squadra. Secondo me, lo stiamo dicendo da tanto, sta sempre troppo lontano dalla porta. Fin quando Lautaro Martinez giocherà sempre spalle alla porta e sempre nella zona del centrocampo o poco più avanti, difficilmente potrà essere quel killer d'area di rigore che secondo me può essere se ci lavora un po', e che abbiamo visto a lungo nella prima parte di stagione o ancora meglio negli anni di Conte. C'è anche una grande differenza rispetto alla Lula in questa coppia Gela, diciamo, Dzeko Lautaro, e ne parlavamo anche ieri in diretta. Quando tu giocavi con Lautaro e Lukaku, la difesa avversaria era consapevole che una volta che Lukaku riceve il pallone può sia girarsi e imbeccare Lautaro, ma anche partire in 1 contro 1. E quindi il difensore aveva come dire, un bel grattacapo, perché poi Lukaku che ti punta in 1 contro 1 non lo tiene praticamente nessuno. Oggi invece, quando la palla la riceve Dzeko, i difensori sanno che Dzeko non potrà mai girarsi e partire, perché non ha un fisico che gli possa permettere di sostenere questo tipo di azione, e quindi vanno già con gli occhi su Lautaro. Questa è una delle tante letture che io do. Il problema è che dobbiamo ricominciare a riempire l'area.
vedo che anche in tanti poi ieri durante la partita ce l'hanno detto e sono molto d'accordo con questa visione. Quando ricominceremo a riempire l'area con tanti uomini e in particolare con gli attaccanti, secondo me Lautaro e Dzeko, ma soprattutto Lautaro, che è quello che sta mancando di più, ricominceranno ad essere prolifici sotto porta. Fin quando Lautaro giocherà così lontano e sempre spalle alla porta, lo vedremo molto più per il gioco di raccordo, che comunque secondo me fa anche bene, che non per l'essere letale in area di rigore. Quindi la colpa è in parte sua, ma secondo me in parte dell'impianto di gioco in cui al momento Lautaro sta giocando. Poi magari mi smentirò, cioè sarò smentito e fino a maggio non segnerà più. Io credo che però quando l'Inter ricomincerà ad avere un po' più di brillantezza fisica, rialzerà un pochino il baricentro, come ha fatto nella ripresa ieri, dove il baricentro l'ha alzato molto, anche Lautaro ricomincerà a segnare. Di certo non è scarso, come tanti stanno dicendo, di certo non è un bluff. E qui rientriamo nel discorso che ho fatto all'inizio sulle critiche, ma non voglio andare oltre. Quindi, per fare una mega sintesi, io lo metto su rimandato non perché secondo me abbia giocato così male, ma perché appunto lo voglio rivedere. Quindi gli do magari un 5,5 perché deve secondo me migliorare. Non sono d'accordo sul 4 che ho sentito dare da tanti tifosi a lui. Rimandato nella speranza che ricominci a segnare nel più breve tempo possibile. Le riserve non le metto perché hanno giocato troppo poco, hanno giocato pochissimi minuti e pochissimi palloni, mi pare 6 e 8, Vidal e Sanchez, D'Ambrosio anche meno, quindi le mettiamo nel senza voto, nella riga del senza voto che non c'è. Anche qui, tra l'altro, bene che Inzaghi abbia cambiato la sua visione, anche l'Inter Roma lo aveva fatto, non più il classico cambio al 65esimo dove rivoluziona il centrocampo e dove spesso l'Inter poi andava in difficoltà, ha tenuto i titolari fino all'82esimo e li ha cambiati solo in quel momento, dando la possibilità di mantenere un certo status in tutta la partita. Ottimo miglioramento, spero che gli dia continuità, perché secondo me da qui possono passare tanti punti, a differenza per esempio del collega Spalletti che giocava in casa, aveva la formazione quasi al completo e arrivava con la voglia di provare il sorpasso, all'84esimo mi togli Zielinski e mi metti Juan Jesus e ti metti a 5 in difesa, rinunciando completamente ad attaccare. L'ha già fatto all'Inter, vi ricorderete, Inter-Juve fuori Icardi dentro Santon. Ieri in tanti ci hanno rivisto questa sostituzione che io francamente non ho capito e per quello dicevo che sarei stato molto più arrabbiato da tifoso del Napoli che da tifoso dell'Inter per gli ultimi 15 minuti di partita. Queste, ragazzi, erano le mie valutazioni. Come sempre, se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, fatemelo sapere nei commenti mettendomi l'emoji del pollice alzato, così mi fate sapere che siete arrivati fin qui. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete visto, se non l'avete fatto, non l'avete visto. Se volete leggervi anche le pagelle in formato scritto, ve le lascio in descrizione, vi lascio il link all'articolo. Fatemi sapere se siete d'accordo con le mie valutazioni e cosa ne pensate, soprattutto del discorso Lautaro. Voglio sapere la vostra, argomentiamo. Non iniziamo con no, ho fatto schifo, 4, 3, 2. Argomentiamo e facciamoci una bella discussione. Vi ricordo poi che se volete sostenere il nostro progetto, una cosa che è per noi molto, molto importante per offrirvi tutti i contenuti che quotidianamente vi proponiamo, potete o abbonarvi su passioneinter.club, nel club riservato di Passione Inter, o sul canale YouTube per sostenerci. E poi vi ricordo gli appuntamenti tutti i giorni dalle ore 19:30 in diretta su YouTube e su Twitch.